uova sono il simbolo della Pasqua, ma a Napoli, oltre alle uova, il simbolo della Pasqua è il casatiello. Casatiello che non è nient'altro che un pane lievitato, ma all'interno di questo pane che poi è condito con la sugna, quindi molto ma molto saporito, ci andiamo a mettere i cicoli, che sono dei tocchetti di maiale. Abbiamo i cicoli, possiamo sostituire con del prosciutto cotto, andiamo a mettere il salame e poi tanto formaggio, mettiamo in forno e lo possiamo mangiare sia caldo appena sfornato, lo possiamo mangiare freddo, è sempre buonissimo ed è un modo meraviglioso di festeggiare la Pasqua. Per preparare l'impasto del casatiello io mi aiuto con la planetaria, è molto più semplice, però naturalmente si può fare anche l'impasto a mano o utilizzare un battitore elettrico. Andiamo a mettere nel cestello della planetaria 250 ml di acqua, la sugna ce ne vogliono 75 grammi, mezzo cubetto di lievito, pesiamo 10 grammi di sale e andiamo a macinare abbondantissimo pepe. Sono 4 grammi. Azioniamo la planetaria . Andiamo a pesare mezzo chilo di farina. Io impiego la farina bianca di farro. Il farro è un grano antico prodotto in Italia e contiene una buona dose di proteine. E andiamo a impastare. Cinque minuti e l'impasto è pronto. Ne formiamo una palla, lo andiamo a mettere in una ciotola coperta e lo facciamo riposare per 10 minuti. E intanto che l'impasto si rilassa un poco, andiamo a tagliare gli ingredienti che metteremo nel ripieno. Metteremo del salame tipo Napoli. Questi sono dei cicoli, è del maiale che si compra così affettato in salumeria e può essere anche sostituito con del prosciutto cotto. E qui abbiamo del caciocavallo semistagionato, naturalmente si può mettere anche il provolone. Andiamo a togliere il budello . E affettiamo il salame in cubetti piccolini. E la stessa cosa facciamo con i cicoli. E con il formaggio. E nel ripieno andiamo a mettere anche 2 uova. Queste le vado a fare sode. Per fare bene l'uovo sodo lo andiamo a mettere in acqua a temperatura ambiente, le mettiamo sul fuoco, un pizzico di sale e da quando li mettiamo sul fuoco dobbiamo contare 11 minuti. L'impasto si è un poco rilassato, andiamo a lavorare ma giusto per pochi minuti sul piano e poi lo andiamo a rimettere nella ciotola per farlo lievitare fin quando non raddoppia il suo volume.
Il panetto è bello liscio, non si attacca sulle mani, veramente morbido. Abbiamo ottenuto un bellissimo impasto. E penso che un paio d'ore devono passare. Noi ci vediamo dopo. Dopo 2 ore l'impasto è raddoppiato. Possiamo andarlo a mettere sul piano. E lo andiamo ad allargare con le mani a formare un rettangolo. Cospargiamo con il pepe e andiamo a metterci sopra dei fiocchetti di sugna. E dal momento che abbiamo già le mani sporche, ungiamo la teglia che andrà a contenere il casatiello in cottura. E ora andiamo a distribuire i salumi e il formaggio sulla pasta. E nella parte centrale andiamo a mettere anche le uova sode. E per farlo venire ancora più buono andiamo a torcere la pasta così che il ripieno sarà perfettamente distribuito all'interno. E possiamo andarlo a mettere nella teglia. E il casatiello è pronto per la seconda lievitazione. Lo facciamo arrivare fino al bordo e poi dopodiché possiamo andarlo a cuocere. Ci vorranno all'incirca altre 2 ore. E guardate che spettacolo! E andando a rotolare l'impasto prima di metterlo nello stampo, guardate come il ripieno è perfettamente distribuito. E ora l'assaggiamo.